Oggi vi svelo un segreto che farà felici le vostre piante, ma soprattutto il vostro portafoglio. Ho scovato, grazie al mio amico Sabatino, un substrato 100% senza torba, totalmente ecologico, che costa poco meno di 3 euro al sacco, da Leroy Merlin. Ma attenzione, non è un comune terriccio pronto all'uso. È un ammendante compostato verde. Significa che è pura potenza concentrata. Ma se lo usate così com'è, rischiate di fare un disastro. È troppo forte, troppo basico. Insomma, va sistemato un pochino. Ma dopo sarà nettamente superiore di qualsiasi terriccio che troverete in commercio. Oggi vi insegno a trasformare questo compost grezzo nel mix migliore in assoluto per i vostri peperoncini. Ciao a tutti! Probabilmente vi starete domandando perché costa così poco. Questo prodotto nasce dal riciclo di sfalci e potature. È una base fantastica, ricca di lignina, che non si sgonfia mai col tempo. Però, dato il prezzo stracciato, la pulizia industriale non è perfetta. Quando aprite il sacco non spaventatevi se ci trovate dentro qualche pezzetto di legno un po' più grande, oppure qualche pezzo di plastica o dei sassi, per poco meno di 3 euro. È normale. Un consiglio, passatelo velocemente tra le mani mentre fate il mix, così da togliere le impurità più grossolane. Perché sotto a quella scorza grezza c'è l'oro nero che servirà ai nostri peperoncini. Ma per capire se un ammendante è veramente buono, osservate questi 4 parametri. Rapporto CN, carbonio, azoto. Deve stare tra 10 e 20. Se è più alto, il terreno ruberà azoto alle piante. Se è più basso, le radici bruceranno. Carbonio umico e fulvico. Più è alto, più il compost è maturo e capace di nutrire. Salinità deve stare sotto l'1,5 decisiemens per metro, che è l'unità di misura della conducibilità elettrica EC. Se è più alto, rischi di bruciare le radici. E infine, ma non da meno importante, verifica che non contenga fanghi di depurazione. Questo è importante per la nostra salute perché i fanghi di depurazione contengono metalli pesanti, farmaci, ormoni, microplastiche, patogeni e chi più ne ha più ne metta. Per legge in Italia il compostaggio viene suddiviso in 2 categorie: ACV, ammendante compostato verde, che è quello buono che interessa a noi, e ACM, ammendante compostato misto, quello che dovete assolutamente evitare. Al massimo può andar bene per piante ornamentali. Se questi parametri che abbiamo visto non sono riportati sulla confezione dell'ammendante che state per acquistare, riponetelo sullo scaffale e cercatene un altro. Una breve parentesi: spesso nei vivai o nei supermercati trovate sacchi con delle scritte cubitali bio, eco, ma se girate il sacco e leggete la composizione ci trovate scritte come torba, fibra di cocco. Ragazzi, la torba non è affatto ecologica. Per estrarla vengono distrutte le torbiere, che sono i polmoni della terra. Le torbiere sono più efficienti delle foreste pluviali. Sono dei giacimenti di CO2. Estrarre torba significa liberare tonnellate di CO2 nell'atmosfera e uccidere tutta quanta la biodiversità di quelle paludi. E la fibra di cocco? Sembra la soluzione perché ha ottime qualità come substrato, ma non è ecologica neppure lei. Per lavare il sale dal cocco servono quantità industriali di acqua dolce, in paesi dove l'acqua scarseggia, un po' come per l'avocado. E poi deve viaggiare per migliaia di chilometri su una nave per arrivare da noi. Il nostro ammendante invece è veramente ecologico, è fatto di sfalci e potature locali, è pura economia circolare a chilometro zero.
Scarti vegetali che tornano a dare vita alla terra senza distruggere ecosistemi dall'altra parte del mondo. Se cercate un prodotto che sia bio ed ecologico nei fatti e non solo nella pubblicità, questa è la strada giusta. Proseguiamo con la realizzazione del terriccio. Ma prima di sporcarci le mani, una cosa fondamentale che quasi mai nessuno pensa: la nostra salute. Quando maneggiate perlite, vermiculite o addirittura questo compost, se particolarmente secco, si sollevano delle polveri sottilissime. Sono come dei piccoli aghi invisibili che, se respirati, entrano nei nostri polmoni e da lì non se ne vanno più. Quindi, regola numero 1, sembrerà strano, ma quando utilizzate questi materiali, utilizzate sempre una mascherina FFP2, possibilmente. E un piccolo trucco: spruzzate dell'acqua su questi materiali. Se non c'è polvere, non c'è pericolo. E finalmente ecco la lista della spesa per il terriccio. L'ammendante da poco meno di 3 euro che abbiamo visto all'inizio. La perlite, che è un vetro vulcanico espanso leggerissimo, serve a creare delle micro sacche d'aria per non far soffocare le radici. La trovate in ogni garden center o anche su Amazon. Spesso si trova nei centri di edilizia, dei sacchi enormi per pochissimi euro. Ma prestate attenzione che sia naturale, quindi non trattata, e granulometria fine, 3 massimo 6 mm. Dopodiché pomice o lapillo. Sono pietre vulcaniche vere e proprie. La pomice è chiara e porosa e trattiene l'umidità. Il lapillo è scuro, rosso o marrone. È molto pesante, dà stabilità e contiene minerali. Le trovate sicuramente nei reparti di edilizia. Leroy Merlin, Lobby. Costano pochissimo. Anche in questo caso una granulometria fine, 3, massimo 8 mm. E infine l'humus di lombrico, che è il re dei concimi biologici. In pratica è quello che lasciano i lombrichi dopo aver mangiato materia organica. È inodore, nero e ricchissimo di microbi benefici. Lo trovate nei garden center specializzati, lo trovate anche online. È la parte più nobile del mix, non saltatela. Ma in alternativa all'humus di lombrico potete utilizzare lo stallatico pellettato, che si trova ovunque. Diciamo che in Italia è sicuramente la soluzione più economica. Si trova alla Lidl, Carrefour, Brico, Agrarie, ovunque. Ma ricordatevi che ne servirà pochissimo perché è estremamente concentrato. Bene, dimenticate percentuali e tabelle complicate. Usiamo la semplicissima regola delle 10 parti. Prendete un secchio come misurino o quello che fa più al caso vostro. Dunque, 4 parti di ammendante economico. Aggiungete 3 parti di perlite che serviranno per far respirare le radici. Per garantire che l'acqua non ristagni mai, 2 parti di pomice. Ma se volete un vaso più pesante, per evitare che il vento ve lo rovesci, utilizzate il lapillo. E infine una parte di humus di lombrico, per dare quella spinta biologica immediata. Oppure soltanto mezza parte di stallatico pellettato, ma mi raccomando sbriciolatelo un po'. Ecco, con poco più di 12 euro di spesa sul totale, avrete ottenuto 120 litri di terriccio professionale e realmente ecologico, che non ha nulla da invidiare da quelli premium che costano 40-50 euro. Quindi, a conti fatti, per un vaso di 20 litri spenderete poco più di 2 euro. Avrete sicuramente notato che il mix che sto utilizzando io appare leggermente diverso da quello che vi ho appena suggerito. Il motivo è semplicissimo. Qua in Svizzera abbiamo accesso a prodotti come la Ricoter Activerde, che è il risultato di ricerca svizzera sulla coltivazione professionale senza torba né fibra di cocco. Vi ho proposto la variante con l'ammendante economico proprio perché voglio che chiunque di voi in Italia possa replicare i miei risultati con quello che trovate sotto casa. Ma comunque sia, come potete notare, anche su un terriccio top di gamma come questo qua, aggiungo sempre della perlite e dei materiali drenanti, perché la scienza del drenaggio e dell'ossigeno non cambia. Sia che il sacco costi 2 euro
o 20. Adesso entra in gioco la chimica. Questo compost economico ha un pH di 8, che è troppo alto, troppo basico. Per i nostri peperoncini è come avere una porta chiusa proprio davanti al cibo. I nutrienti ci sono nel terriccio, ma la pianta non riuscirà a prenderli. La chiave per aprire quella porta è nella vostra acqua. Se siete fortunati come me, avete un'acqua che esce dal rubinetto acida. La mia è intorno al 6. In questo caso non dovete fare nulla. L'acqua correggerà il pH del terreno irrigazione dopo irrigazione. Se invece avete l'acqua del rubinetto classica, piena di calcare e basica, dovete assolutamente intervenire. Potete utilizzare dell'acido citrico oppure il BioDown della BioBeats, per esempio, che è decisamente più stabile. Così piano piano riuscirete a portare il pH della vostra acqua intorno al 6.2. Non scendete troppo. E ricordatevi, fate questa correzione soltanto dopo aver sciolto i vostri fertilizzanti all'interno dell'acqua, perché anche loro hanno un potere di acidificazione. Per essere sicuri comprate un pH meter digitale, che ormai non costano più tantissimo online. Oppure comprate delle cartine tornasole, che sono ancora più economiche, meno precise, ma almeno vi danno un'idea di quello che state combinando. Una volta ogni 2 settimane fate la prova del 9. Innaffiate con dell'acqua pura, quella distillata, quella che si utilizza per il ferro da stiro. E misurate il pH dell'acqua che esce dal fondo del vaso. Se leggete un valore che sta tra il 6.2 e il 6.8, state facendo un ottimo lavoro. Se il valore invece starà sopra il 7.2, dovrete correggere ulteriormente l'acqua di irrigazione. Con questo mix avrete creato un substrato bello carico, vivo e potente. Proprio per questo la gestione della fertilizzazione cambia radicalmente rispetto ai terricci commerciali e morti. Ecco come dovete comportarvi. Dimenticate le bottiglie di concime per le prime 4-5 settimane. Avendo inserito l'ammendante EcoB e l'humus o lo stallatico, avete creato un buffet completo a lento rilascio. In questa fase, aggiungendo fertilizzante, rischiereste soltanto di bruciare le radici. Il vostro unico compito in questo mese è dare semplicemente acqua corretta a un pH 6.2. L'acidità dell'acqua sbloccherà i nutrienti contenuti già nel terriccio, rendendoli disponibili alla pianta. Dalla quinta settimana in poi le riserve dello stallatico inizieranno a calare e quindi è il momento di intervenire. Se non avete a casa dei fertilizzanti di marca come BioBeats, Chili Focus, non c'è motivo di disperarsi. La scienza ci dice che le piante non leggono le etichette delle marche, ma riconoscono solo le molecole. Se il vostro obiettivo finale è quello di avere frutti enormi, abbondanti, gustosi e piccanti, senza spendere una fortuna in fertilizzanti di marca, ecco come sostituirli con quello che trovate sotto casa. Il concime per i pomodori è la scelta più logica. Peperoncini e pomodori sono parenti stretti, più o meno mangiano la stessa cosa. Un buon concime di pomodori che si trova in qualsiasi supermercato è perfetto per la fase di fioritura e fruttificazione. Cercate quello che ha meno azoto e più potassio. Guardate i 3 numeri riportati sulla confezione. NPK. A noi interessa K. Deve essere il numero più alto. K è il potassio. È quello che sposta l'energia dalle foglie ai frutti, rendendoli belli sodi e aumentando la piccantezza. Per esempio un NPK 369. E se proprio non trovate un concime per pomodori, prendete un classico concime per piante fiorite tipo gerani, perché per fare un fiore o per fare un peperoncino la pianta ha bisogno di mangiare gli stessi nutrienti. Poco azoto, ma tanto fosforo e potassio. È una variante economica, ma funziona benissimo. L'importante è non esagerare con le dosi. Iniziate sempre con metà della dose consigliata sulla confezione, per vedere come reagisce la vostra pianta al terriccio autoprodotto e al fertilizzante.
e nel prossimo video potremmo approfondire il tema fertilizzanti. Coltivare qualche pianta di peperoncino non deve essere un lusso. Con la scienza giusta e un po' di attenzione ai dettagli, anche il prodotto più economico del supermercato può diventare il miglior alleato del vostro raccolto, e senza l'utilizzo di torba o di fibra di cocco. Di nuovo grazie mille a Sabatino che mi ha aiutato a trovare questo ammendante, e se apprezzate contenuti di questo tipo potete sostenermi su Patreon per il costo di un caffè a settimana. Avrete accesso al mio gruppo VIP su Telegram, consulenza diretta sulla vostra coltivazione da parte mia e dei componenti del gruppo, e inoltre parteciperete allo sviluppo del canale. Se avete domande, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!